Ciao amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi siamo a Vescona, nel comune di Asciano, qui alle nostre spalle le bellissime Reti Senesi e sono in compagnia di un mio carissimo amico Federico. Ciao amici! Nonché proprietario di questa bellissima Ducati multistrada 1200 di cilindrata anno 2016 e oggi andremo ad installare un GPS satellitare della Pegase. Questa è la scatola che ci arriva a casa, una semplice scatola, e all'interno c'è la scatola originale di Pegase o Pegase, non so come si dice, francese. Questo ha un costo di 300 euro, però acquistandolo col mio codice sconto che trovate sotto in descrizione come ha fatto Federico, l'acquisterete con 20 euro di sconto, quindi ad un costo totale di 280 euro. Illustriamo un attimo ai nostri amici le caratteristiche del prodotto. Mi dai una mano Federico, che te lo conosci sicuramente meglio di me. Certo. Niente, questo qui è un antifurto satellitare che ti avverte in caso ti spostano la moto, la toccano, ci sale qualcuno, e si sa che noi motociclisti siamo molto gelosi della moto, quindi basta anche un bambino e ci si mette sopra, arriva il messaggio, Notifica, email, giusto? Email, notifica tutto, sì. Ok. E ti dicono che è stata toccata, è stata mossa. Leggevo qui che funziona in 150 paesi, sì. Non ha iscrizioni, quindi non c'è abbonamenti. Sì, è tutto gratuito a vita, all'interno c'è una schedina, una SIM, ma non ha bisogno di abbonamenti perché ci pensa l'azienda per sempre. Questo è come si presenta la scatola all'interno. Qui leggo real time tracking, funziona cioè in tempo reale, ti traccia il percorso che fai appena accendi la moto, poi ti arriva sull'app che andremo poi a installare nel telefono il percorso che ha fatto. All'interno vedo ci sono degli adesivi, eccoli qua, poi vabbè c'è il libretto di istruzioni di installazione e il velcro. Per installarlo è semplicissimo, giusto, basta collegare il cavo e poi ci sono questi due, diciamo, capi corda, il polo positivo e il polo negativo, che andranno messi sulla batteria. Tanto ora faremo vedere ai nostri amici come funziona, e poi viene fissato tramite il velcro col biadesivo da una parte. Le caratteristiche di questo antifurto, ho visto c'ha il magnetometro, l'accelerometro, l'inclinometro, ti dà tutte le indicazioni del percorso che ti hai fatto, dicendoti la velocità massima, la velocità media, e qui passa una jeep dietro. Vabbè, tanto comunque ci sentono, no, i nostri amici? Sì. Siamo in campagna, sì, praticamente te quando ti traccia il percorso, te la sera ti riguardi dove ha raggiunto la velocità massima, la velocità media, dove ha impiegato di più, la frenata più grossa. Ho visto nel tracciato, fa vedere anche la frenata rossa, la zona rossa è dove appunto si frena, non ha abbonamenti e si interfaccia tramite un'app, giusto? Sì. Scaricabile sia da Play Store di Android o iOS. Un'altra cosa ganza è che lui automaticamente riconosce tutte le piste, tutti i circuiti del mondo. Non c'è bisogno di impostargli nessun tracciato, lui ce l'ha già tutti memorizzati e a quel punto lui ti dice il tempo del circuito, ti fa vedere tutta la mappa. Mi sembra di aver letto che appena uno entra in pista, lui in automatico dopo pochi secondi riconosce il tracciato, dove siamo, e fa tutti i rilevamenti del caso. Anche tiene il cronometro, tiene il tempo, e sbaglia tipo un millesimo di secondo, mi sembra di aver letto. Dovrebbe essere molto preciso. Un'altra cosa molto importante, ho letto che comunque dopo un mese, nel caso uno non dovesse usare la moto, si disattiva, ok, senza a quel punto consumare la batteria della moto. E adesso andiamo a fare l'installazione. La sella, Fede, la faccio smontare a te. Vai, si leva il primo pezzo.
io non la lancio perché alla sella ci tengo. Giustamente. Si leva il secondo pezzo. Perfetto, ecco qua. Allora, io pensavo di collegare, vabbè, il collegamento lo facciamo qui sulla batteria, polo positivo, polo negativo, fermiamo 2 capi corda, e poi pensavo di fissare il GPS qui su questa parte liscia e poi nascondere il cavo qui di lato alla batteria. Tanto il montaggio è semplicissimo, ci vuole 1 minuto. Che dici, Fede? Si fissa qui? Perfetto, sì, che almeno è pari, è liscio. Sì, perché dicevano che il logo deve essere sempre rivolto verso l'alto, e in un posto piano, più possibile piano. Ok, deve stare orizzontalmente, sì, per funzionare al meglio. Bene, passiamo ad installarlo. Allora, prendiamo il cavo, sleghiamo qui, sciogliamo il cavo, la lunghezza sarà all'incirca di 1,5 metri, anche 1 metro, e andiamo a collegare i 2 morsetti. Quindi chiave da 10, allentiamo i dadini. Non importa toglierli perché appunto i capicorda non sono fatti a occhiello ma sono aperti. Quindi inseriamo il polo positivo qui, tac, stringiamo il dado, perfetto, e poi andiamo a mettere quest'altro. Questo semmai lo mettiamo qui lateralmente, almeno quando andiamo a mettere la sella non dà noia. Una bella stretta, perfetto. Una volta collegati i 2 poli basta semplicemente fare questo attacco qui. Questi 2 spinotti, il maschio e la femmina, se ci fate caso qui il maschio c'è un pirulino di plastica che va ad inserirsi qui in questo intaglio, quindi andrà messo in questo modo. Colleghiamo e una volta collegato avvitiamo. Perfetto, adesso non ci resta che mettere il velcro, attaccarlo qui e sistemare il cavo. Quindi prendiamo le strisce adesive di velcro, su questa andiamo a mettere il maschio, quindi togliamo l'adesivo, lo mettiamo più centrale possibile, perfetto. Qui avevo già dato una pulita prima, andiamo a mettere la femmina, togliamo la pellicola, anzi la femmina invece che incollarla qui io farei in questo modo, la mettiamo qui sul maschio centrale, parallela al maschio, perfetto, e poi andiamo a appoggiare il GPS, almeno vediamo meglio dove posizionarlo, e andiamo a metterlo qui. Lo mando a battuta con la batteria, lascio questi forellini a vista, perfetto, e lascio lo spazio per alzare la linguetta. Ecco fatto. Come vi diceva prima Federico, la P verso l'alto, l'abbiamo messo orizzontalmente, e adesso andiamo a fermare il cavo da una parte, lo ripieghiamo. Io il cavo lo volevo fissare qui sotto, però mi sono accorto che forse se facciamo passare il cavo qui sotto la staffettina in plastica è meglio, quindi andiamo a togliere un attimo lo spinotto, facciamo passare il cavo sotto la staffettina in plastica, almeno viene un lavoro più pulito. Assicuratevi che arriva battuta qui su questo o-ring arancione e poi avvitiamo. Cerchiamo di non piegare gli spinotti, questi devono stare più liberi possibili, non facciamo pieghe qui nelle vicinanze, se no rischiamo di sciupare il connettore, quindi lasciamo sempre un po' di spazio in questo modo.
andiamo a mettere una fascettina qui. Adesso una fascettina al momento dietro non ce l'ho perché siamo qui in campagna, e rimetto il fermacavo che è uscito insieme al GPS, poi dopo mettiamo una bella fascettina. Adesso rimontiamo la sella. Vai, grazie. Grazie. E una volta installato il GPS satellitare, che ci resta da fare, Fede? E adesso per attivare il GPS bisogna fare un giro di rodaggio di almeno 15 minuti e il sensore si calibrerà automaticamente. Abbiamo già installato l'app. Sì, adesso facciamo vedere come funziona l'app. Allora, all'interno dell'app possiamo personalizzare tutto, pigiando il casco, il mio profilo. Qui andiamo a inserire il pseudo, il nome, il nickname, la mail e il numero di telefono per avere le varie notifiche. Torniamo indietro, qui si imposta volendo i dati della moto, marca, cilindrata, modello, anno di immatricolazione. E qui c'è anche il diario delle manutenzioni, marca pneumatici, modello, data montaggio, cambio olio, manutenzione catena e controllo freni. Tornando nuovamente indietro, i miei dispositivi, ecco qua, questo è il mio Pegase attivato, dice in corso di tracciamento che è attivo. Ricordiamo che dopo un mese di inattività il Pegase va in stand by per non scaricare la batteria. E qui i parametri. Allora, da qui possiamo decidere come installare il Pegase, sia parallelo o perpendicolare alla moto. Noi l'abbiamo messo perpendicolare. Notifiche d'antifurto, la notifica dell'app, l'email e l'SMS, attivato tutte e tre. E poi qui se ti piace Pegase, ha un problema o le domande frequenti. Mi sembra di aver visto all'inizio c'è anche il contatto all'assistenza, una cosa del genere. Allora, nella schermata principale a destra ci sono le impostazioni, a sinistra si pigia qui centro assistenza. Ok, dandogli contatto ci forse aprirà l'email. Esatto. Esatto, apre l'email. Ok, va bene. Apriamo l'app e qui, Fede, che troviamo? Gli itinerari? Qui i due itinerari sono fatti, quello di rodaggio e poi è stato fatto un altro. Il furto qui l'antifurto qui è inattivo. Adesso possiamo provare ad attivarlo. Cliccando qui, in 3 secondi l'antifurto è attivo. Ok, adesso Fede prova a spostare la moto, fa il finto ladro, si ruba la moto sua. Ecco qui che ha suonato la notifica, non so se avete sentito il suono, è scattata la notifica allarma. Vado a cliccare sopra, vedete allarme in corso. Ci dovrebbe essere arrivato anche il messaggio qui in alto a sinistra, eccolo qui. Pegase Moto, movimento sospetto rilevato da Multipegase il 21 ottobre 2021 alle 16:48, che è adesso. Ritornando sull'app
Adesso diamo disattiva l'allarme e lui lo cancella. Eccoci arrivati a fine video, speriamo vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per avere tutte le notifiche di Savio Cooper e essere sempre aggiornati sui nuovi prossimi video che usciranno. Io volevo ringraziare Savio per essere venuto qui a casa per aiutarmi a installare il dispositivo. È un piacere, è stato veramente un piacere, poi lo sai, ti voglio un bene dell'anima. Anch'io. Mi ha fatto più che piacere venire e niente, ci sembra un prodotto valido il GPS, poi tanto vi terremo aggiornati su Instagram e sui nostri social, vi lascio anche il profilo di Fede, così a primo impatto sembra valido. Sì, sicuramente è un'ottima soluzione. Ricordiamo che non ci sono abbonamenti. E un'ultima cosa da dire: se lo volete acquistare vi ricordo che sotto in descrizione c'è il codice sconto di 20 euro, quindi risparmiate anche 20 euro. Noi vi salutiamo con il fischio, sempre naturalmente. E quindi uno, due, tre, prova microfono, siamo qui a Sciano, si deve fare sto di video, ancora non si sa come posizionare la moto, la telecamera, intanto si prova il microfono, oggi si monta il GPS satellitare, si guadagna almeno un centinaio di cavalli, prova, 2, 3, prova, qui alle nostre spalle le reti ce la posso fare. Ciao amici di YouTube, va bene? No. Dai, riparti. Quando mi sento io parto, te stai già registrando. Ciao, ci sei? Sì. Adesso è già partito? Si parte levando il primo pezzo. No. Un centinaio di euro a notte. Che poi ci si mangia anche bene, c'è un ristorante e ci si mangia a Dio. Cosa si dice? Viene. Se non ti viene poi dopo quando c'è il discorso fai, ti dà tutto e riparti. Ti dà tutte le indicazioni del percorso che ti hai fatto, dicendoti la velocità massima, la velocità media, e qui passa una jeep dietro. C'è un monte triste, sto se mi ricordo. Te stoppa un attimo il video.
quindi gli diciamo che vi terremo aggiornati sul funzionamento del dispositivo sui social. Devi dire che c'ha scontisti, o l'avevi già detto? L'ho già detto, vi ricordo, bravo, vi ricordo. Vai. Proviamo. L'ultima scena sono rimasto un po' truppato.